Benvenuti nel video dedicato al pantalone Moda 40, è un pantalone senza cucitura sul fianco, elastico in vita e fondo rifinito con fasce. La prima cosa che vado a fare è prendere il pantalone numero 1 e riportare sul tessuto i marcatori che trovo sul cartamodello, e sono precisamente questi simboli che sono delle X che si trovano sia sul davanti interno gamba che il dietro sempre interno gamba. Con l'ago entro perpendicolare nel tessuto, lo faccio uscire da sotto e lascio qualche centimetro. Questa operazione la eseguo su tutti i marcatori che trovo. In questo caso i marcatori li trovo all'interno gamba, sia del davanti che del dietro. Riportato i vari marcatori sul tessuto, tolgo gli spilli e separo il cartamodello dalle stoffe. Poi separo le stoffe e taglio i marcatori, prestando attenzione al filo che rimanga inserito nella stoffa. Questo lo faccio su tutti i marcatori. Tagliati i marcatori, separo le due stoffe. Questo è il dritto del tessuto e questo è il rovescio del tessuto. Vado a piegare in questo modo e unisco i marcatori che trovo sull'interno gamba. Per primo la punta del cavallo con la punta del cavallo, questo è il davanti e questo è il dietro, si riconosce dalla curva più ampia del dietro. Unisco marcatore con marcatore, facendo attenzione che questi margini rimangano allineati, e le blocco con lo spillo. Questi, ripeto, i margini sono importanti che rimangano allineati, non questi. Unisco prima tutti i marcatori che trovo e poi, facendo attenzione sempre che i margini coincidano, blocco con tutti gli spilli l'interno gamba. Unito l'interno gamba con gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura e li riporto sul tessuto con il gesso. Misuro e riporto tutto l'interno gamba. Poi sul segno del gesso imbastisco, cucio a macchina e rifinisco i margini con zigzag o taglia i cuci uniti. Questa operazione la eseguo anche sull'altra gamba. Cucito e rifinito l'interno gamba di entrambe le parti. Ora metto assieme le due gambe. Un pantalone lo lascio rovescio e l'altro lo giro sul dritto. Questo pantalone dritto lo inserisco all'interno del pantalone rovescio, così, in modo che il tessuto sia dritto contro dritto. Blocco subito la cucitura dell'interno gamba con la cucitura dell'interno gamba dell'altra parte, girando un margine da una parte e l'altro margine dall'altra, così fa meno spessore, e unisco cucitura con cucitura e prestando attenzione che i margini, questi, rimangano allineati. Blocco con lo spillo, sempre prestando attenzione che le cuciture coincidano. Poi blocco subito la vita qui in alto, sempre margine con margine che coincida, e dall'altra parte la vita, in questo caso del dietro. Bloccati questi tre punti, vediamo se riesco. Questo è il cavallo del dietro, questo è il cavallo del davanti, si forma una specie di U. Vado a bloccare tutto quanto questa U, quindi il cavallo, margine con margine, mettendo gli spilli, così, su tutto il cavallo. Bloccato il cavallo con gli spilli, prendo il cartamodello, misuro i margini di cucitura che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto, tutto lungo il cavallo, imbastisco sul segno del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini uniti con zigzag e taglia e cuci. Questa parte qui è il cavallo del dietro, a 3 cm dalla cucitura dell'interno gamba, sul cavallo del dietro, andando verso il dietro,
segno con il gesso, quindi 3 centimetri. Questa rotondità qui, fate conto che per 10 centimetri, 8-10 centimetri, oltre a fare la cucitura, quella standard, faccio anche una triplice cucitura sopra alla cucitura standard. E la triplice cucitura è la cucitura più resistente che c'è nella macchina da cucire, perché questo punto qui è delicato, perché quando ci si siede il tessuto cede e la cucitura, se è solamente quella standard, da regolare, si rompe, mentre con la triplice cucitura questo non accade. Cucito e rifinito il cavallo. La triplice cucitura si nota, qui si vede il colore più evidente del filo. Mettiamo da parte momentaneamente i pantaloni. Prendo fascia a fondo numero 3, tolgo gli spilli, separo il cartamodello, separo le due fasce, piego a metà la fascia dritto contro dritto in questo modo. Faccio coincidere i margini, blocco con gli spilli, misuro dal cartamodello i margini che mi vengono indicati, li riporto sul tessuto, tutto lungo questo lato, cucio a macchina e rifinisco i margini uniti con taglia e cucio zigzag su entrambe le fasce del fondo. Cucito e rifinito la fascia. La piego a metà in questo modo, facendo coincidere, parto dalla cucitura, piego a metà, giro un margine da una parte e l'altro margine dall'altra, così fa meno spessore, e unisco cucitura con cucitura. Sto piegando rovescio contro rovescio, in modo che esternamente mi rimanga il dritto del tessuto. Unisco con uno spillo, lo blocco con lo spillo la cucitura e poi blocco tutti i margini con gli spilli, prestando attenzione che i margini qui in alto coincidano perfettamente, e li blocco con gli spilli tutto attorno. Bloccati i margini con gli spilli tutto attorno, prendo la cucitura e piego a metà la fascia, così. Segno la piega con il gesso, ho diviso la fascia esattamente a metà. Poi prendo il fondo del pantalone, parto dalla cucitura dell'interno gamba e piego a metà. La metà così, la piega che si forma la segno con il gesso. E ora vado ad applicare la fascia al fondo. Ho il fondo dei pantaloni in questo modo, la fascia, questi sono i margini, questa è la cucitura la faccio coincidere con la cucitura dell'interno gamba, inserisco in questo modo il pantalone nella fascia, così. Ho dritto contro dritto, blocco subito la cucitura con la cucitura del pantalone, e metà fascia con metà del fondo del pantalone, quindi il segno che ho fatto con il gesso con il segno sul pantalone del gesso. Bloccati questi due punti, vado a bloccare il resto della fascia sul fondo dei pantaloni, prestando attenzione che i margini rimangano allineati tutto attorno. Bloccata tutta la circonferenza del fondo con la fascia, prendo il cartamodello della fascia del pantalone, è uguale perché i margini TTK li mette uguali sulle parti che devono essere unite, misuro e li riporto sul tessuto con il gesso tutto attorno alla circonferenza, poi imbastisco sulla linea del gesso, cucio a macchina e rifinisco i margini tutti uniti con zigzag o taglia e cuci. Questa operazione va fatta su entrambe le gambe. Fasce in fondo ai pantaloni applicate. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo sul rovescio. Cucito e rifinito i margini.
L'ultima cosa da fare è rifinire la vita con il cinturino. Questo è il cinturino numero 2. Vi ricordo che nel PDF informativo di questo modello c'è il link per il video tutorial cinturino con elastico inserito. Cinturino applicato. Questo è quello che si vede sul dritto del tessuto e questo all'interno. Modello terminato. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!